Che cosa sta accadendo, amici? Allora, voi sapete che io parlo sempre di questa benedetta scienza dello spirito e delle leggi spirituali, scientifiche, che governano i destini dell'umanità. A breve uscirà un video che pubblicherà Red Ronnie, che è il giorno dell'OM. Non so se sapete, chi sa di questa... Ecco, abbiamo organizzato, cioè Marina Tonini, che è l'ideatrice di questa giornata, che va avanti già da anni, dove persone che sentono di farlo si riuniscono e recitano il mantra Om, che è un mantra indù. Om dicono che è la vibrazione base della creazione divina universale. Quindi, essendo una preghiera universale, un mantra universale, Marina ha ideato questa riunione libera e spontanea di persone che si uniscono e recitano in nome della pace mondiale, recitano l'Om. E prima di recitare l'Om intervengono dei relatori dove ognuno lancia un messaggio al pubblico. L'evento è accaduto alcuni giorni fa, si stimano tra le 5 e le 8.000 persone presenti sulla spiaggia di Rimini. La mattina sono sceso in spiaggia perché il giorno prima avevamo con Red Ronnie e altri tenuto un evento alla Darsena del Sale a Cervia. Quindi scendo in spiaggia, faccio un po' di giri, a un certo punto vedo Red Ronnie con altri personaggi seduti intorno a un tavolo all'ombra della veranda del ristorante, dei bagni anzi, dove si sarebbe tenuto l'evento. Allora mi sono avvicinato anch'io ed era in atto una discussione sul libero arbitrio. Quindi io ho detto la mia, Red al solito ha filmato tutti e poi è intervenuto Giorgio Di Bitonto, c'era Michele Micheletti, c'era Marina, c'era Luca Donini, il musicista, insomma ognuno ha detto la sua sul libero arbitrio, che noi abbiamo il libero arbitrio, ma il nostro libero arbitrio si muove all'interno di un contenitore che è il progetto di Dio. Il progetto di Dio ha uno scopo. Questo scopo lui lo raggiungerà o sì, per un solo fatto, è onnipotente, quindi fa un po' come gli pare, cioè se la canta e se la suona. Però ci dà la possibilità all'interno di questo progetto suo di decidere noi che ruolo giocare. Quindi il ruolo che noi decidiamo di giocare nel progetto di Dio viene chiamato libero arbitrio, ma questo nostro libero arbitrio è assoggettato alla legge di causa ed effetto, cioè ogni nostra azione comporta una conseguenza, o sì o sì. Cioè tu non puoi sfuggire all'effetto delle tue azioni, che a volte si ripercuotono in questa vita, alcune, più che a volte, altre si ripercuotono nella prossima vita, così come in questa vita si ripercuotono nella nostra realtà le azioni delle vite passate. Ora, noi non ricordiamo le vite passate, ma oggi con banali tecniche tipo la ipnosi regressiva si può scoprire le vite precedenti. Io non la consiglio, è meglio che questi ricordi emergano spontaneamente. Io credo di averne recuperate già 4 o 5. Alcune abbastanza recenti, fino all'ultima vita prima di questa, altre sono molto ma molto antiche. Insomma, è un pezzo che mi rompo le palle su questo pianeta. Quindi, nel progetto di Dio, dove si muove il nostro libero arbitrio, che quindi alla fine viene assoggettato alle conseguenze del progetto di Dio, vi è stato un processo che è iniziato il giorno dell'ultima apparizione di Fatima, 13 ottobre 1917. Da quel giorno, per 100 anni, Cristo dà a Satana un potere straordinario per 100 anni.
dove Satana dice a Cristo: se tu mi dai potere, io distruggerò la tua Chiesa. Attenzione, la Chiesa di Cristo non è il Vaticano, non è San Pietro, non è il Papa. La Chiesa di Cristo sono tutte quelle anime che vivono secondo il suo insegnamento. Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è la Chiesa di Cristo su cui le porte dell'inferno non prevarranno, perché la Chiesa umana vaticana è corrotta fino al midollo e nei capitoli 17 e 18 dell'Apocalisse viene spazzata via dall'ira di Dio e viene nell'Apocalisse chiamata la donna vestita di porpora e scarlato, la grande prostituta. La porpora e lo scarlato sono i colori dei vescovi e dei cardinali, che sono i principi della Chiesa. Quindi Cristo dà a Satana 100 anni di potere, ma questi 100 anni di potere sono finiti a dicembre del 2017, anzi a ottobre del 2017. Da lì, avendo Satana perso questa particolare dazione di potere, il suo regno infernale che ha dominato il mondo inizia a crollare.